Everything we know about this case comes from you. Absolutely. Absolutely what? Everything you know about this case comes from me. You just said that. I agreed with you by saying the word absolutely. Where are you confused? Ok. E il caso di Herb Mester non è finito con la sua morte, anzi, più si scava in questa storia, più emerge una domanda inquietante. Herb agiva davvero da solo? Come faceva da solo un uomo così magro e apparentemente fragile ad aver ucciso e trascinato tutte quelle persone fino al bosco? Ci ho messo un po' di tempo per preparare questo caso e a mettere insieme tutte le informazioni che ho trovato. Non solo perché comunque è una vicenda che è estremamente complessa, ma anche perché esiste una quantità enorme di versioni, contraddizioni e dettagli confusi. A volte sembra quasi che neanche la polizia abbia capito davvero cosa sia successo. Infatti il caso viene ufficialmente chiuso dopo il suicidio di Herb Mester, ritenendolo l'unico responsabile degli omicidi. Ma forse le cose non sono così semplici come sembrano. Prima di continuare voglio fare una piccola precisazione. Nella prima parte vi avevo detto che Herb Messer si era tolto la vita in macchina con una pistola. Quella informazione purtroppo era sbagliata e mi scuso con voi perché non avevo verificato bene quella parte della storia. La verità è che sì, Herb si è suicidato, ma il suo corpo è stato trovato in un parco e tra poco vi racconterò nel dettaglio come è stato scoperto, cosa è successo davvero e quali sono le dinamiche della sua morte. Ci sono anche altri elementi importanti che comunque, perdonatemi, ma non avevo menzionato nella prima parte, semplicemente perché, come vi dicevo, su questo caso sono state raccontate così tante versioni diverse che è difficile capire cosa è reale e cosa no. Ovviamente cercherò di chiarire tutto il più possibile. Se non avete ancora visto la prima parte vi lascio il link qui in alto, ma prima facciamo un breve riassunto. Chi era davvero Herb Bemester? Ciao, io sono Rita e questo è Real Paracrime. Se siete nuovi qui, benvenuti o bentornati. Il mio obiettivo per questo canale è raccontare storie esplorando le complessità di ogni caso e dando voce a vicende meno conosciute o a storie che hanno catturato la mia curiosità. E se vi va di supportarmi, iscrivetevi al mio canale. Grazie di cuore. Herb Bamester nasce il 7 aprile 1947. Herb sarebbe stato il maggiore di 4 figli. Suo padre, il dottor Herbert Burmester, era un anestesista molto conosciuto e rispettato a Indianapolis e dintorni, mentre sua madre restava a casa a prendersi cura di lui e dei suoi fratelli. Di suo padre si sa poco, se non che era un veterano della Seconda Guerra Mondiale e che con Herb si mostrava abbastanza severo e disciplinato. Anche alla presenza di altri, Herb riceveva non solo rimproveri verbali, ma anche punizioni fisiche. E un suo amico, Bill Donovan, osservò che Herb non mostrava mai emozione. Durante questi episodi, Bill raccontava che il padre non si limitava a rimproveri, lo sculacciava o gli dava colpi sulla testa e talvolta questi episodi avvenivano davanti ad altri, ma Herb, anche quando il padre diventava comunque violento, non mostrava mai alcuna emozione. Fuori casa la vita di Herb sembrava normale, i suoi fratelli Barbara, Brad e Richard avevano amici che si riunivano a casa ogni tanto per partecipare a un club che Herb stesso aveva creato, dedicato all'osservazione del tempo. Non mi chiedete perché. Ma tutto cambiò con l'adolescenza. Herb preferiva l'esercizio intellettuale a quello fisico e mentre i suoi amici si dedicavano agli sport all'aperto, lui restava in casa, creando una naturale distanza. Bill evidenziava anche altri comportamenti strani di Herb, una precoce ossessione per l'urina. Chiedeva agli amici cosa pensassero dell'urina umana e in alcune occasioni urinava persino sulla scrivania del suo insegnante. Comportamento che continuerà anche in età adulta.
In un episodio raccontato nel libro Giardino del male, Herb inseguiva altri bambini chiedendo di assaggiare la loro urina, trasformandolo in un gioco tra inseguimenti e risate. Ma nonostante tutto, comunque Herb era un ragazzo divertente. A casa era la persona su cui la famiglia contava per sollevare il morale quando qualcuno comunque era giù. Finché riusciva a far ridere gli adulti, tolleravano comunque il suo comportamento strano. Vale la pena notare che alcune sette come la SRA, Satanic Ritual Abuse, coinvolgono bambini in rituali che comprendono l'ingestione di rifiuti umani. L'interesse di Herb per l'urina potrebbe far pensare a qualcosa di simile, ma questa comunque è solo un'ipotesi. Il fatto che lui abbia detto di aver assaggiato urina non significa che la sua famiglia fosse in una setta, però potrebbe comunque essere una valida ipotesi, ecco, tenetevela a mente. Herb aveva anche un'ossessione per gli animali morti. In un episodio della stessa epoca raccolse un corvo morto e lo mise sulla scrivania del suo insegnante per scherzo. Probabilmente a quell'età, su richiesta del padre, venne mandato in un ospedale psichiatrico. La diagnosi appunto era schizofrenia con possibile disturbo dissociativo dell'identità, indicando che aveva subito gravi traumi da bambino, ma purtroppo non abbiamo molte informazioni sulla sua infanzia. Nonostante tutto, Herb si diplomò nel 1965, si iscrisse all'Indiana University per studiare anatomia, ma abbandonò dopo appena un semestre. E poco dopo trovò lavoro come fattorino presso l'Indianapolis Star, probabilmente grazie sempre alle conoscenze del padre. E nel 1966 continuò a lavorare lì. I colleghi lo descrivevano come una persona strana, mentre il suo capo sembrava quasi affezionato al fatto che lui comunque era una persona molto eccentrica. In quegli anni, durante il periodo della controcultura, quando l'LSD, che è ovviamente una sostanza psichedelica sintetica che provoca allucinazioni, era molto diffuso nei campi universitari. Herb a quell'epoca appunto tentò nuovamente di studiare, ma senza successo. Ed è proprio in questo contesto che incontrò Julie Center. I due iniziarono a frequentarsi e scoprirono di avere alcuni interessi in comune, come la passione per le automobili e un background familiare legato all'ambiente militare. Anche il papà di Julie comunque era un veterano, aveva fatto parte della seconda guerra mondiale se non sbaglio. Tuttavia la loro relazione era tutt'altro che tradizionale. Herb non mostrava particolari segni di affetto e secondo Julie i loro rapporti intimi furono pochissimi. Nonostante questo, continuarono comunque a stare insieme per circa 4 anni e il loro rapporto sembrava più pragmatico che romantico, quasi basato su abitudine più che su un vero legame emotivo. Nonostante le stranezze e la distanza emotiva, la relazione comunque andò avanti. Infatti, dopo alcuni anni insieme, i due decisero di sposarsi nel 1971 e dopo il matrimonio Herb e Julie costruirono una vita apparentemente normale. Ebbero 3 figli e dall'esterno sembrava una famiglia come tante altre. Con il tempo anche la loro situazione economica comunque migliorò notevolmente. Herb iniziò ad avere successo nel mondo degli affari, appunto come vi avevo detto nella prima parte, aprendo una catena di negozi dell'usato chiamato Save-A-Lot, che divenne sempre più popolare. Infatti, grazie a questi negozi, che poi ne aprì più di uno, la famiglia riuscì poi a permettersi di comprare una grande proprietà nel 1991 ed era la Fox Hollow Farm, una vasta tenuta immersa nel verde lontano da occhi indiscreti, un luogo che all'apparenza rappresentava il sogno americano di tutti, un po' di tutti, comunque era un luogo tranquillo in mezzo alla natura, una casa grande per crescere i propri figli. Ed è proprio lì che anni dopo sarebbe emersa una delle verità più scure di questo caso. Negli stessi anni
tra il 1993 e il 1995 diversi uomini iniziarono a scomparire a Indianapolis e molti di loro frequentavano i bar gay della città. Secondo gli investigatori, appunto, Herb Baumeister frequentava proprio quegli stessi locali. Lì incontrava uomini e spesso li convinceva a seguirlo nella sua casa fuori città, nella Fox Hollow Farm. All'inizio sembravano casi isolati, ma col passare del tempo iniziò a farsi strada un sospetto sempre più inquietante. Poteva comunque esserci un serial killer. La paura, infatti, iniziò a diffondersi rapidamente nella comunità. Nei locali gay venivano lanciati avvisi dove si raccomandava ai clienti di informare sempre qualcuno prima di uscire con uno sconosciuto. E continuate a farlo, per favore. Sui muri comparvero manifesti con numeri di telefono da contattare in caso di informazioni. Un tentativo disperato di fermare qualcosa che in quel momento nessuno riusciva ancora a vedere chiaramente. Nel frattempo partirono due indagini separate. Da una parte una squadra investigativa privata che stava comunque cercando una delle vittime, guidata da Virgil Van de Grief, un investigatore privato assunto dalla mamma di una delle vittime. Dall'altra, l'unità di persone scomparse del Dipartimento di Polizia di Indianapolis, guidata da Mary Wilson, che iniziò a indagare sulla possibilità che dietro quelle sparizioni ci fosse un unico responsabile. Comunque la prassi era la stessa, il modus operandi più che altro era sempre la stessa. Questa persona si presentava nei locali gay, ci faceva due chiacchierate e poi lo invitava a casa a passare la notte insieme e insomma a far cose molto divertenti, per carità di Dio. E poi dopodiché queste persone sparivano. Questa era praticamente la procedura. E uno degli uomini che accettò quell'ennesimo invito fu Mark Goodyear. Vi avevo già parlato di Mark Goodyear, vi avevo detto di tenerlo a mente perché è molto importante per quanto riguarda questa seconda parte. Fu proprio lui a denunciare Herb perché Mark appunto incontrò Herb sotto un falso nome, Brian Smart, una pratica comunque comune all'epoca. Molti uomini della comunità gay usavano pseudonimi per proteggere la loro identità e anche Mark si presentava con un nome diverso, Tony. Ma per rendere più semplice e chiara la narrazione di questa storia continuerò a usare i nomi reali, quindi Mark Goodyear, Herb Baumeister. D'ora in poi fate attenzione a ciò che vi sto per raccontare riguardo Mark Goodyear. Mark Goodyear in quasi tutte le interviste che rilasciava appariva a volto coperto. Non nascondeva il suo nome, ma proteggeva la sua identità visiva, probabilmente per sicurezza. L'eccezione è stata fatta per quanto riguarda l'ultima intervista realizzata per il documentario di Hulu, disponibile almeno per quanto riguarda me su Disney Plus, ma non vi so dire con certezza se sia disponibile anche in Italia, quindi però vi metto il link qui sotto per chi volesse vederlo, non vi so dire proprio, perdonatemi. E in questo documentario gli viene detto da uno degli operatori: questo è un momento storico perché non hai mai mostrato la tua faccia a nessuno. Infatti Mark risponde: ho mostrato la mia figura, no? La silhouette, ma non ho mai fatto un'intervista faccia a faccia con la telecamera. E l'operatore gli chiede appunto perché proprio ora e Mark gli risponde con tranquillità: tempo fa alcune persone erano in vita, temevo qualcosa e ora sono passati 30 anni, non mi turba più. Quindi ricordatevi questa cosa. This is kind of a groundbreaking moment because you've never shown your face on camera. I have done silhouette. Never before a face-to-face interview with the camera. Why now? There was a time when people were alive, had something to be afraid of. Now, it's been 30 years. It doesn't bother me anymore. Quindi è già qui che
si capisce che Mark Goodyear nascondeva qualcosa, stava non solo proteggendo se stesso, ma non capisco da chi si stava proteggendo. Questa è una parte dell'intervista che poi continueremo dopo, ma ritorniamo indietro a quella sera, il 5 agosto 1994, molto fondamentale di questa seconda parte del caso, dove in un club chiamato 501 Mark incontra Herbert Burmester che fissava appunto una parete tappezzata di manifesti di persone scomparse e lo fissava dal pavimento al soffitto. E lui sembrava molto compiaciuto nel guardarli, quasi orgoglioso. Non era comunque un incontro normale. Infatti Mark intuì che quest'uomo potesse avere a che fare con le sparizioni e quando Herb lo invitò alla villa, Goodyear vide l'occasione di verificare i suoi sospetti. There's a club called 501. I ran into Herbert Baumeister. He was staring at that wall, floor to ceiling, missing persons posters. I could tell that he was very gratified to look into these posters. It was not a normal encounter. Ci sono 5 versioni diverse di questo racconto, ognuna differente. Una è la denuncia della polizia, quella disponibile online ovviamente, quando appunto Mark Goodyear andò proprio dalla polizia e denunciò il caso. Poi abbiamo un'altra versione di un documentario del febbraio 1997 e l'anno successivo la storia completa appare nel libro Dove sono sepolti i corpi. Lo stesso libro racconta la storia anche a investigatori privati e infine c'è la versione del 2025 del documentario di Hulu, quello che avevo già menzionato prima. Per ora ci atterremo alla versione di Mary Wilson e di Virgil van de Grief, investigatori privati dell'area di Indianapolis, che collaborò all'inizio delle indagini. E questa versione è la versione che più o meno vi avevo raccontato nella prima parte e che vi riassumo adesso aggiungendo più dettagli. Mark Goodyear raccontò appunto di essere stato portato in una villa a circa mezz'ora dalla città. Non ricordava però il nome completo della proprietà, ma sapeva che includeva la parola tipo fattorie, farm. All'interno della villa Herb offrì un drink a Mark. Mark, ovviamente insospettito e preoccupato che Herb potesse averci messo qualcosa, lo portò in bagno e lo versò nel lavandino e lo riempì d'acqua, rifiutando quindi di berlo. Intorno alla piscina e vicino al bar, come vi avevo già detto, erano sparsi diversi manichini in posizioni inquietanti, che conferivano all'ambiente un'atmosfera surreale e disturbante. Tenete presente che tutti questi manichini lui ovviamente li prendeva dai vari negozi che lui stesso aveva aperto, perché ricordiamoci, i negozi che aveva aperto erano negozi dell'usato dove appunto vendevano anche abbigliamento di seconda mano. Quindi lui era pieno di manichini e appunto in uno dei suoi negozi era così talmente pieno di questi manichini che anche una delle commesse si era lamentato con lui. Come mai c'hai tutti questi manichini? Cioè, occupavano tantissimo spazio e lui semplicemente li voleva tenere. Né li spostava da qualche parte o non li buttava, nonostante comunque fosse pieno di manichini. E la maggior parte dei manichini erano pure a casa sua. Quindi immaginatevi. Ho preferito precisarlo perché magari non l'avevo già detto, che tutti questi manichini, per chi se lo stesse chiedendo, li prendeva dai suoi negozi, ecco, tutto qua. E poco dopo, appunto, Herb offrì a Mark un altro drink, che venne comunque rifiutato nuovamente. Infatti Herb sembrava leggermente infastidito, ma si scusò poco dopo. Mark notò che Herb parlava di moltissimi argomenti diversi e sospettava che Herb avesse assunto della cocaina. La conversazione finì con il parlare di asfissia erotica, una pratica appunto di cui Herb era ossessionata. Ed a un certo punto Herb iniziò a descrivere le sue preferenze legate all'asfissia erotica. Lo faceva con una certa freddezza,
inquietante. Entrando addirittura nei dettagli, parlava di come gli occhi potessero sporgere e le labbra gonfiarsi e screpolarsi e di come il colore della pelle cambiasse. La situazione peggiorò anche quando Herb cominciò a raccontare di episodi del passato, lasciando intendere che non fosse la prima volta che mettesse in pratica certe cose o questa asfissia erotica. Durante appunto quell'incontro nella villa di Herb Baumeister, la situazione prese una piega terribile. Secondo la testimonianza di Mark Goodyear, mentre si trovavano appunto in piscina, Herb decise di mettere in pratica quella che lui stesso aveva descritto poco prima, l'asfissia erotica. Con un tubo iniziò a stringere il collo di Mark. All'inizio Mark pensò che fosse parte di un gioco, qualcosa di consensuale, ma in pochi istanti capì che non era così. La pressione aumentava sempre di più. E lui stava ovviamente iniziando a non riuscire più a respirare e in quel momento reagì distinto. Riuscì a liberarsi e spinse via Herb e gli disse chiaramente che non voleva morire e che per un attimo sembrò infinito. Infatti Herb stranamente si fermò. Dopo quel momento Herb si addormentò sul divano vicino alla piscina e fu lì che Mark vide un'opportunità. Iniziò a muoversi per la casa cercando di capire dove si trovasse e cosa stesse realmente succedendo. La villa era piena di oggetti cianfrusaglie ovunque, le stanze erano così confuse da rendere difficile capire quale fosse la loro funzione. Una stanza in particolare sembrava una cameretta per bambini con 2 letti singoli, ma nell'armadio non c'erano vestiti, solo scaffali pieni di videocassette e apparecchiature per registrare video. Approfittando del fatto che Herb fosse incosciente, cioè stava dormendo, Mark trovò un telefono e riuscì a contattare sua sorella per farle sapere dov'era, nel caso appunto gli fosse successo qualcosa. Non sapeva dove si trovasse esattamente, solo che era in quella enorme casa nel nulla. Era ancora notte e l'unica zona con elettricità sembrava essere quella vicino alla piscina. Mark ebbe una sensazione precisa, come se in quella casa non vivesse davvero nessuno da anni. All'alba Herb si svegliò come se nulla fosse accaduto e iniziò a occuparsi delle sue scartoffie nel suo ufficio, lasciando Mark da solo. E Mark tranquillamente continuò a perlustrare la casa, ma non trovò comunque prove concrete della presenza degli uomini scomparsi. Una cosa però è certa, se fosse uscito vivo da lì avrebbe avuto qualcosa di enorme da raccontare. Herb, appunto, lo riportò poi in città fino al club 501. Prima di separarsi, i due si scambiarono i numeri, parlando persino di un possibile incontro nei giorni successivi, come se nulla fosse successo. Quindi quella notte Mark Goodyear era sopravvissuto a un incontro che avrebbe potuto costargli la vita e successivamente andò dalla polizia. E fin qui ci siamo. Questa è la versione ufficiale che tutti conosciamo. Quindi Mark Goodyear era considerato il sopravvissuto e l'eroe che aveva fermato tutto questo. Ma non è proprio così. Se Mark aveva appena rischiato di morire, perché è rimasto lì tutta la notte? Questo che io non mi spiego. Perché non è scappato subito, sapendo che comunque era in pericolo? Purtroppo la risposta non è così semplice. Secondo alcune interpretazioni Mark era sotto shock. Aveva appena vissuto un'esperienza traumatica e in quei momenti il cervello non sempre reagisce con lucidità. Un'altra possibilità è la paura. La casa era isolata, nel buio, lontana da tutto. Quindi scappare nella notte sembrava, cioè, senza sapere andare, poteva comunque sembrare ancora più pericoloso che restare. C'è anche chi ipotizza che Mark abbia cercato di mantenere la calma, fingendo che fosse tutto sotto controllo,
per non provocare ulteriormente Herb. E poi c'era un altro dettaglio inquietante: nonostante quello che era appena successo, Herb si comportava come se fosse tutto normale, è quasi come se nulla fosse accaduto, e questo forse rendeva ancora più difficile capire come reagire. Le versioni raccontate da Mark sono differenti, o meglio, cambiano sempre. Poco tempo dopo, Mark Goodyear decise di contattare l'FBI e la polizia locale, ma incredibilmente non venne preso sul serio. Fu solo in seguito che, attraverso altri contatti, venne messo in collegamento con Virgie van de Grief, l'investigatore privato di cui vi avevo parlato prima, assunto appunto dalla madre di una delle vittime scomparse, Roger Allen Goodlett. Roger era scomparso tra il 21 e il 22 luglio. Secondo il racconto della madre, quella sera Roger non aveva nemmeno intenzione di uscire. Aveva evitato le chiamate di un amico, Jeff, che cercava di convincerlo. Alla fine però cedette. Accettò di uscire con lui con la scusa di aiutarlo a trasportare alcuni elettrodomestici. E più tardi i due vennero visti insieme in un bar. Ma da lì in poi qualcosa cambiò. Roger avrebbe dovuto tornare a casa da solo e invece sparì nel nulla. Nel frattempo Jess disse di aver dato un passaggio a un'altra persona, un dettaglio che col senno di poi suona tutt'altro che rassicurante. John Childers, un amico di Roger Allen Goodlett, lo vide per l'ultima volta in un luogo chiamato Flags. Era un punto che lui e Roger chiamavano ironicamente l'ufficio di Goodlett, un'area vicino alla biblioteca principale della città, conosciuta come luogo di ritrovo per uomini che si prostituivano. Fu proprio lì che avvenne l'ultimo avvistamento. Alcuni testimoni raccontarono di aver visto Roger salire su un'auto azzurra con targa dell'Ohio, guidata da un uomo che sembrava essere calvo. E da quel momento di Roger si persero completamente le tracce. Quella fu l'ultima volta che qualcuno lo vide vivo, ma purtroppo Roger Goodlett non fu il primo. Era solo uno dei tanti uomini che iniziarono a scomparire nell'estate del 1993. Tutto potrebbe essere iniziato con Johnny L. Beer. Johnny sparì dopo aver terminato il suo turno in un McDonald's locale. L'ultima volta fu visto il 28 maggio 1993, proprio da sua madre. Da quel momento non fece più ritorno a casa. Passarono giorni senza alcuna notizia, finché il 9 giugno la sua auto venne ritrovata in una zona frequentata da prostituti maschi. Durante la sua assenza il veicolo aveva accumulato 8 multe per il divieto di sosta. Un dettaglio inquietante che suggeriva che l'auto fosse rimasta lì ferma per giorni. E il giorno successivo la madre denunciò ufficialmente la sua scomparsa. Ma sarebbero passati anni prima che qualcuno scoprisse cosa gli fosse successo davvero. Successivamente sparì Jeffrey Allen Jones, 31 anni. L'ultima volta fu visto fuori da un centro The Salvation Army, che è un'organizzazione umanitaria e religiosa, un luogo dove stava cercando di rimettere insieme la sua vita. Aveva infatti una storia di abuso di droghe e alcol e aveva promesso di iniziare un programma di disintossicazione, ma non ci sono prove che lo abbia mai fatto. Un amico lo vide per l'ultima volta il 3 luglio. Dopo quel giorno sparì nel nulla. Poche settimane dopo, un'altra scomparsa. Il ventenne Richard Hamilton venne denunciato scomparso il 31 luglio 1993 da un caro amico. Nel corso delle indagini emerse anche il nome di Douglas Anderson, un uomo di 61 anni che secondo alcune fonti sembrava avere un'ossessione nei confronti di Richard Hamilton. Per questo motivo venne inizialmente sospettato, ma non emersero prove concrete che potessero collegarlo agli omicidi o indicarlo come il possibile responsabile. Richard faceva parte della comunità gay e per guadagnare denaro frequentava alcune zone della città legate alla prostituzione maschile. Ma la sua famiglia non era a conoscenza, all'apparenza non dava segnali evidenti, aveva frequentato anche ragazze e secondo sua sorella poteva persino aver avuto un figlio.
un doppio lato della sua vita completamente nascosto. Infatti la sua scomparsa inizialmente non venne nemmeno trattata come tale, fu registrata come quella di una persona ricercata a causa di un mandato di arresto. È così che il caso passò quasi inosservato. Il 7 agosto 1993 Alan Livingstone, 28 anni, fu visto per l'ultima volta mentre saliva a bordo di un veicolo bianco. Quella stessa notte anche Manuel Resendez, 31 anni, uscì in discoteca con alcuni amici e sparì nel nulla. 2 uomini stessa notte, un dettaglio comunque inquietante che all'epoca non venne ancora collegato. La data esatta della scomparsa di Manuel rimane comunque incerta. Nei diversi libri sul caso non è riportata con precisione. Solo un documentario suggerisce che entrambi scomparvero proprio quella notte. Dopo quell'episodio calò un apparente silenzio. Passarono circa 8 mesi senza nuove sparizioni conosciute. Poi ad aprile un altro nome si aggiunse alla lista. Steven Hale, 27 anni. Anche lui sparì e non fu mai più visto. Nel frattempo la polizia continuava a inseguire piste che non portavano da nessuna parte. Tra queste anche quella legata a Douglas Anderson, già sospettato appunto per la sua presunta ossessione nei confronti di Richard Hamilton. Richard Hamilton era il ragazzo scomparso. Gli investigatori arrivarono persino a utilizzare cani addestrati alla ricerca di cadaveri e a ispezionare una proprietà collegata a lui, collegata al sospettato, a quella persona comunque ossessionata da Richard Hamilton. Ma anche questa pista comunque si rivelò un vicolo cieco. Gli articoli online collocano la scomparsa di Steven Hill ad aprile, ma alcune testate dell'epoca la indicano ad agosto e un documentario appunto la colloca addirittura nel luglio 1994, pochi giorni dopo la scomparsa di Roger Goodlett. E 2 mesi dopo, il 28enne Alan Wayne Broussard scomparve il 6 giugno e visto l'ultima volta mentre usciva da un bar appunto frequentato dalla comunità gay. Alan lavorava anche come spogliarellista e si prostituiva attraverso un'organizzazione che si presentava come un servizio di catering. Fateci caso a tutte queste date, ai mesi che vi sto raccontando, anche perché se ci pensate bene, tutti questi uomini, scusatemi, sparivano nei mesi luglio, agosto, giugno, quindi nel periodo estivo. E se vi ricordate, vi avevo menzionato nella prima parte di Julie, la moglie di Herb Bemester. Questa è una mia, come si dice, ipotesi. Julie Bemester, la moglie appunto di Herb, spariva, cioè nel senso che lasciava molto spesso e volentieri lasciava Herb da solo a casa sua, in questa immensa, chiamiamola farm, un mansion, quello che volete ragazzi, e lei appunto spariva, prendeva i figli e se ne andava magari alla casa sul lago, e spesso quando succedeva nel periodo estivo, molto spesso, quindi ci sta un po' la mia ipotesi, la mia teoria. Fatemi sapere la vostra di teoria, ci mancherebbe altro, scrivetemelo giù nei commenti. E aggiungo che tutte queste scomparse purtroppo non venivano prese seriamente. Perché? Perché erano gay. E come sappiamo tutti, all'epoca, vabbè, anche adesso non è che le cose siano migliorate. Forse sì, forse no, però diciamo che ancora si fa fatica ad accettare certe tematiche, ecco, voglio dirvi questo, e ancora si fa fatica a vedere l'amore sotto ogni tipo di forma, se si può dire così, purtroppo. Ma soprattutto all'epoca, spero che mi state seguendo, soprattutto all'epoca era ancora peggio, loro dovevano nascondersi, non era
possibile come si dice? Non era possibile una cosa del genere. Una cosa del genere non doveva manco esistere. Quindi un tabù, ma di quelli potenti, cioè quindi poi venivano denunciate queste scomparse, ma perché sono gay, quindi chi se ne frega? Chi se ne frega? Cioè, non sono persone come noi, capito? Assolutamente no, sono persone differenti, sono persone che magari con malattie, quindi non voglio aggiungere altro, ne è stata detta di ogni e di ogni, di tutto di più, ecco. Ed è davvero triste. Triste che tutte queste sparizioni non venivano prese in considerazione perché erano semplicemente gay. Le madri dovevano comunque lottare in qualche modo, non solo dovevano denunciare la scomparsa dei propri figli, ma vedendo ciò, vedendo che non venivano prese in considerazione, loro fecero di tutto per lottare contro i tempi burocratici. Cioè, o vi muovete, però tutte quelle povere vittime andate praticamente. E tutte queste povere vittime scomparivano allo stesso modo. Infatti questo detective Virgie van de Grief, che forse era l'unico ad assumersi la reale responsabilità di tutto ciò che stava succedendo e veramente a fare qualcosa per queste povere anime, no? Poi abbiamo Mary Wilson, appunto anche lei già impegnata a seguire le spedizioni dell'anno precedente. Si trova ora a fronteggiare una nuova serie di uomini scomparsi. Ben presto, insieme anche a Virgie van de Grief, si iniziò a sospettare appunto la presenza di un serial killer. Dopo la scomparsa di Roger Goodlett e la partenza della madre, iniziarono le ricerche sul territorio. Parlarono con la gente e affissarono manifesti cercando qualsiasi indizio. Le segnalazioni arrivarono da ogni parte, molte inutili, finché poi ci fu la svolta che giunse grazie a Mark Goodyear. L'uomo che lo presentò a Virgie van de Grief era Jeff, lo stesso che aveva convinto Roger Goodlett, ad aiutarlo a trasportare elettrodomestici. Se quanto raccontato è corretto, Jeff fu l'ultima persona a vedere Roger Goodlett, vivo, e fu lui a presentare Goodyear, chiamato Tony, nelle prime citazioni agli investigatori privati. Diversi giorni dopo, Jeff contattò Catherine, la mamma di Roger, ansimante dall'emozione, segnalando una possibile svolta nella scomparsa di Roger e che insistendo affinché Mark Goodyear si mettesse in contatto con Virgie van der Cliff. Capitonando, Mark Goodyear era stato con Herb, avevano avuto quel giochino in piscina, l'asfissia erotica. Poi lui, insomma, non è stato più al gioco perché pensava di morire, soffocato dal tubo, scusatemi, dal tubo che gli aveva appunto messo Herb. Quindi lui andò dalla polizia, non venne creduto, non venne preso seriamente e dopodiché Jeff, se vi ricordo, era appunto colui che aveva aveva insistito nel far uscire Roger Goodlett. Dai, usciamo, aiutami a portare degli elettrodomestici, intanto ci andiamo a bere qualcosa al bar, però poi dopo non ti posso dare un passaggio per tornare a casa, ma do il passaggio ad un'altra persona. Questo Jeff praticamente dice a Mark Goodyear: guarda, è vero che non sei stato preso seriamente dalla polizia, però c'è questo detective investigatore, questi due investigatori, uno era Virgie van de Grief e l'altro detective, scusatemi, era Mary Wilson. Quindi dice: io ti presento a Van de Grief, l'investigatore che era appunto stato assunto dalla mamma di una delle due vittime. No, dalla mamma, scusate, era stato assunto dalla mamma di una delle vittime. Quindi questo stesso Jeff presenta Mark Goodyear, perché Mark Goodyear aveva tanto da dire su quella notte, cosa fosse successo quella notte, insomma, Herb come si comportava, quindi
lo presenta a questo investigatore. Fin qua ci siamo. Mark Goodyear appunto viene ritratto nell'ultimo documentario che ho visto. Non viene presentato come un semplice sopravvissuto, ma come qualcuno il cui ruolo appare ambiguo. E infatti la mia ipotesi, è un'ipotesi personale, prendetela con le pinze, è che lui abbia chiaramente interpretato il ruolo di un complice anziché di un sopravvissuto eroe che ha denunciato Herb. Se andiamo per vedere, la sua versione dei fatti alla polizia è molto confusa e frammentaria, ma il messaggio finale comunque è quello che voleva trasmettere, che Herb è l'assassino e che lui ha fatto tutto. Quindi, una volta conosciuto Virgie van de Grief, l'investigatore decise allora di coinvolgere anche Mary Wilson, che da oltre un anno appunto stava indagando sulle sparizioni e che capì immediatamente che i casi erano collegati. Virgie e la sua squadra fornirono tutto il materiale raccolto a differenza del precedente incontro di Goodyear con la polizia. Wilson prese la sua testimonianza molto sul serio, dando finalmente avvio alle indagini più concrete. Quindi Mary Wilson, l'investigatrice, e Mark Goodyear intrapresero il loro primo sopralluogo nello stesso mese dell'incontro, alla ricerca della proprietà che Goodyear sospettava fosse il luogo di sepoltura degli uomini scomparsi a Indianapolis. Dopo il primo tentativo fallito, Wilson fece disegnare a Goodyear una mappa della proprietà e fornì anche il nome, che è il nome di Herb, falso nome, Brian Smart. Tornarono al punto di partenza e attesero l'autunno. Quando le foglie caddero, Wilson riportò Goodyear sul posto, ma anche questa volta senza risultato. Speravano che quell'uomo li avrebbe contattati tramite un telefono rintracciabile. Determinato a non arrendersi, Goodyear aveva già collaborato con Van de Grief e la sua squadra per monitorare Herb in vista di un possibile arresto. Appunto, Mark Goodyear aveva un incontro con Herb al 501, però lui non si presentò. Infatti Goodyear continuò a disegnare mappe, a guidare Mary Wilson a percorsi e proprietà sospette e a dare la maggior collaborazione, ma tutto sembrava bloccato in attesa che appunto Herb facesse la prima mossa. Presto la situazione precipitò. Goodyear chiamò la polizia in evidente stato di panico dopo che Herb si era presentato improvvisamente a casa sua. Cercò di scattare una foto, ma non riuscì nemmeno a identificare l'auto né la targa. La tensione e la paura erano palpabili. Herb era di nuovo vicino e la posta in gioco era altissima. E decenni dopo, con l'uscita del documentario di Hulu, cioè l'ultimo documentario, quello su Disney Plus, Goodyear racconta di aver fornito a Herb il suo indirizzo. Molti pensavano che Mark Goodyear con Herb aveva semplicemente passato una sola notte, ma dopo non si sa perché sostiene che Herb lo perseguitò per un periodo molto più lungo. Dopo quella prima notte Herb lo lasciò alla macchina, ma Goodyear corse immediatamente a casa della nonna ed Herb lo seguì fino lì. Questo è quello che pensava Mark. A lot of people who've followed this, they think that you only spent one night total with her, but you had a relationship with her. I don't want to describe that as a relationship. Were you guys romantic? We'll save that for another one as well. How about that? But you saw him more than just that night. The man stalked me. Okay? When I left here after that first night, he dropped me off at my car. I immediately bolted to drive to my grandmother's home. He must have followed me because he shows up at my grandmother's home. This is like within a week. He was stalking me. And I realized that, because I had gave him my address after he showed up at my grandmother's home. So he was coming to your grandmother, so you gave him your address? Yes. Gave him the address and gave him the other phone number to get him out of her home.
Dall'inizio Goodyear aveva dato a Herb sia il suo indirizzo sia un altro numero di telefono e da quel momento Herb iniziò a presentarsi regolarmente a casa sua. Semplicemente lo fece perché Herb non voleva che si presentasse a casa della nonna, ma per Mary Wilson però quell'incontro aveva poca rilevanza pratica. L'indagine continuava e si confermava che Herb fosse ancora ossessionato da Goodyear. Dopo le festività natalizie e all'inizio del 1995, Mary e Mark tornarono a cercare la villa senza alcun risultato. Secondo le informazioni sul possibile luogo di sepoltura dei corpi, fu affidato a Goodyear il compito di annotare eventuali numeri di targa in attesa di ulteriori sviluppi. Prima che queste nuove verifiche potessero produrre risultati, altri 2 uomini scomparvero. Il 31 marzo 1995 Michael Kern, 45 anni, sparì senza lasciare alcuna traccia. Più tardi, nello stesso anno, l'8 agosto, anche Jerry Williams scomparve. La sua auto fu ritrovata abbandonata nel parcheggio del centro commerciale. Purtroppo l'indagine fu affidata a Goodyear, il quale a quanto pare non eccelleva nel trasmettere informazioni rilevanti a Mary Wilson. Praticamente fino al 1995 Goodyear sosteneva di aver visto Herb a casa sua una sola volta, di averlo incontrato nei bar 4-5 volte prima del 1994 e che una volta scambiati i numeri Herb lo chiamava spesso. Questo era tutto ciò che aveva riferito prima di consegnare finalmente a Wilson il numero di targa nell'agosto del 1995. Tuttavia le dichiarazioni più recenti di Goodyear rivelano che le interazioni tra lui e Herb furono molto di più, oltre 10 occasioni, ciascuna potenzialmente utile per raccogliere informazioni cruciali su Herb e spingere la polizia a indagare seriamente. Eppure nessuna di queste interazioni venne mai condivisa con Mary Wilson. Analizzando meglio gli eventi, Goodyear ammette di aver visto Herb senza interagire direttamente con lui. Poi c'è la notte del loro primo incontro, anche se in una intervista afferma che potrebbe averlo incontrato prima del 1994. Quindi seguono numerose telefonate di Herb di cui non si conoscono durata e contenuto e infine Herb si presenta anche a casa della nonna di Mark e successivamente direttamente a casa sua. Quindi sono tutti episodi che fino ad allora non vennero mai chiariti. Con l'informazione aggiuntiva che Goodyear aveva fornito a Herb il suo indirizzo, la dinamica di questi incontri assume comunque un significato inquietante. Herb si presentava spontaneamente, a volte durante momenti difficili del suo matrimonio, altre volte senza alcun motivo apparente. È chiaro che Herb entrò più volte nella vita e nello spazio personale di Mark Goodyear, ma nessuno di questi incontri fu mai documentato. Un altro episodio riguarda Mark Goodyear al telefono con la polizia mentre Herb si trovava nella sua casa. Non chiamò Mary Wilson perché lei stava già seguendo tante altre indagini, ma ogni volta che Herb lasciava casa di Mark contattava sempre la polizia. Infatti racconta di essere stato al telefono 6 o 7 volte al giorno con gli agenti, ricevendo però sempre la stessa risposta. Non riuscivano a localizzare la proprietà. A lot of people will ask me, why did you go on and continue interacting with this man or having anything at all to do with this man or anything else? Hell, I'd gone to the police the moment I had left his company. I was on the phone to the police. Any move that this man made, I was on the phone reporting it to the police. Even when he showed up at your house? I'd sit there on the phone with the police with him in my house. Didn't bother him. They ain't never going to believe you. They are never going to believe you. They think that you're nuts. They are never. He was that sure of himself. I was on that phone 6-7 times a day
with the police. Yet they're telling me, oh, we can't find the place. I said, well, I certainly can't take you up there and put your hand on a stack of dead bodies. I'll be sitting in the Indiana electric chair. You know what I mean? It's just not something that it would be wise for me to do. Goodyear racconta anche un momento estremamente drammatico. Inseguì Herb tra i vicoli che collegavano il bar del centro di Indianapolis fino ad affrontarlo davanti ad una folla e gridava disperatamente: nessuno se ne vada con questo uomo, è un assassino. Ma Herb rimase impassibile con le mani in tasca, ridacchiava e guardandolo con aria di sfida gli disse: tanto non ti crederanno, quindi smettila di gridare. E nonostante il coraggio e la determinazione di Goodyear, nessuna di queste azioni si tradusse in informazioni utili per Mary Wilson. L'ultimo incontro di cui Mary Wilson fu a conoscenza avvenne nell'agosto del 1995, quando Goodyear consegnò finalmente il numero di targa, segnando un passo cruciale nelle indagini. There's an alleyway that connects all the bars in downtown Indianapolis. I'd stalk him through that alley corridor, chase him from bar to bar. Now I'd stand up on furniture, scream out to the crowd, don't nobody leave with this man. He is the killer. Well, he'd stand there with his hands in his pockets. They ain't never gonna believe you. They ain't never gonna believe you. You know, they're not gonna believe you. They think you're crazy. Nel frattempo accade un episodio inquietante che vi avevo già detto nella prima parte. Nel 1994, appunto, il figlio di Bamester, Herb, stava giocando nel bosco dietro casa quando trovò un teschio umano. Quando lo mostrò al padre, Herb disse che probabilmente si trattava di uno scheletro medico appartenuto a suo padre e che qualche procione magari l'aveva trascinato fuori perché quella zona era invasa da procioni. Quindi la spiegazione sembrò plausibile e nessuno chiamò la polizia. Secondo appunto il modus operandi di Herb, gli omicidi avvenivano soprattutto, come vi avevo già detto, in estate, quando Julie e i figli erano alla casa sul lago. Nel frattempo lui restava a Indianapolis durante la settimana per gestire gli affari, vedendo la famiglia solo nei weekend. Come vi ho già accennato, Julie approfittava di queste lunghe vacanze al lago perché il loro rapporto stava attraversando un periodo molto difficile. All'inizio di quell'anno Herb si trovava appena a nord della casa sul lago, dove ogni estate appunto sua moglie e i figli soggiornavano nella casa. Il 2 luglio appunto fu fermato dalla polizia per guida in stato di ebbrezza. Nella richiesta di clemenza al giudice, Herb scrisse una lettera affermando che sua moglie era morta e che stava crescendo da solo i 3 figli, cercando così di evitare anche un breve periodo di carcere. Il giudice tuttavia non si lasciò influenzare e Herb scontò la pena stabilita. Ciò che colpisce di più non è tanto la menzogna sulla moglie per suscitare compassione, quanto il fatto che nella stessa richiesta emergesse un dettaglio inquietante: la sua patente era sospesa da quasi un anno. Eppure Herb continuava a guidare per lavoro e per le attività quotidiane senza incontrare ostacoli. Senza problemi apparenti, riusciva a portare avanti le sue attività criminali e gestionali, aggirando la legge con una disinvoltura pazzesca. Quindi, verso agosto 1995, 10 uomini erano già scomparsi nel corso di 3 stati, tutti collegati ai bar della scena gay di Indianapolis. A un anno dal primo incontro con Herb, Mark Goodyear lo incrociò di nuovo in un bar del centro città. Deciso a ottenere prove concrete, chiese a un amico di seguirlo e annotare appunto il numero della targa della sua auto e poi contattò immediatamente la polizia. E il 29 agosto 1995 Herb fece il suo ingresso al Varsity Lounge. Goodyear, che lo aveva visto più volte e aveva parlato con lui al telefono per tutto l'anno, lo individuò immediatamente e lo distrasse comunicando all'amico Albert non lasciarlo andare via senza avere il numero di targa. In mezzo alla folla Mark appunto affrontò apertamente Herb, accusandolo di essere l'assassino degli uomini gay scomparsi.
Dopo la partenza di Herb, Albert annotò appunto il numero di targa. Con quelle informazioni Mary Wilson riuscì rapidamente a collegare il veicolo a Herbert Burmester. Analizzando i documenti scoprì appunto precedenti arresti, contatti con dipendenti e altri dettagli significativi. Tuttavia, nonostante la descrizione della casa corrispondesse perfettamente, le autorità del conservatore di Hamilton County erano riluttanti a concedere un mandato di perquisizione, considerando il racconto troppo incredibile per essere vero. Assurdità, ragazzi. All'inizio del 1994 il team guidato da Virgie van de Grief individuò la casa e grazie alle indicazioni di Goodyear, ma solo dopo controlli approfonditi e foto aeree fu confermata la corrispondenza. Documenti legali, denunce per furto, indirizzi aggiornati e informazioni sui fallimenti delle aziende di Herb fornirono a Mary Wilson ulteriori conferme. Wilson sapeva che doveva avere la certezza assoluta prima di agire. Fece quindi esaminare a Goodyear un gruppo di fotografie incluse anche le foto segnaletiche di Herb. Sebbene Mark Goodyear lo indicasse come sospetto, non c'era prova definitiva. L'unico modo per verificare ulteriormente era accertarsi che Fox Hollow Farm possedesse una piscina interna. Le indagini confermarono che sì, la villa aveva una piscina al coperto nel seminterrato, e con queste informazioni Mary iniziò a sorvegliare attentamente le mosse di Herb, arrivando persino a seguirlo nei supermercati che frequentava, per ovviamente osservare i suoi comportamenti. E a novembre sentì di avere abbastanza elementi per affrontarlo. Lei e il tenente Thomas Green lo incontrarono nel suo negozio. Herb appariva ovviamente nervoso, quasi sul punto di crollare. Quando fu interrogato sulla sua presenza nei bar frequentati dagli uomini scomparsi, inizialmente negò tutto, per poi ammettere sotto pressione che l'auto era effettivamente sua, spiegando che aveva cercato di proteggere la sua famiglia. My first impression of Mr. Baumeister when I first saw him at the store was this is a very strange man. He was very tall and angular, and his hair, possibly he had hair color in it. Physically, he looked effeminate, but just he was so very nervous. I felt like we kind of pushed him to the edge just approaching him. He just looked like he was about ready to fall apart. A questo punto Mary Wilson chiese esplicitamente di poter perquisire la proprietà di Herb. Naturalmente lui rispose che prima avrebbe dovuto consultare il suo avvocato. Nei giorni successivi ci fu un continuo botta e risposta tra Mary Wilson e l'avvocato Voice, l'avvocato di Herb. Lei chiamava, lui negava di rappresentare Herb. Chiamando direttamente Herb, lui confermava solo per essere smentito di nuovo da Voice. Dopo settimane di questa confusione, Voice alla fine comunicò a Mary che il permesso di perquisire la proprietà non sarebbe stato concesso. Senza altre opzioni, Mary decise che valesse la pena esporsi pur di arrivare alla verità. Il 30 novembre 1995 si rivolse a Julie Baumeister, la moglie di Herb. Quando gli investigatori chiesero a Julie di permettere la perquisizione, lei ovviamente si rifiutò. Julie racconta: non ero sicura che Herbert Baumeister avesse qualcosa a che fare con i ragazzi scomparsi. Approcciare una donna per parlare di qualcosa che non sapeva sul marito fu una decisione difficile, ma sentivo che dovevamo capire se fosse coinvolto o meno. Un giorno mi chiamarono nel retro e il mio cassiere mi disse che c'erano 2 persone che volevano parlarmi. Mi presentai e si identificarono come poliziotti di Indianapolis. Stavano indagando appunto su un omicidio omosessuale e non potete immaginare il sollievo che provai in quel momento. Julie era stata già avvertita. Se la polizia avesse chiesto di perquisire la casa, avrebbero dovuto rifiutare. Herb le spiegò che si trattava di un'accusa di furto falsa, confermata persino dal suo avvocato, prima che gli investigatori parlassero con lei. Così la polizia si trovò di fronte a un muro. Julie e Herb non avrebbero mai permesso l'accesso alla proprietà. Quindi Mary Wilson aveva solo prove, la testimonianza di Mark, gli uomini scomparsi e nulla di più concreto, anche un sorvolo della proprietà. Il 16 aprile 1996
appunto sorvolarono la casa con una telecamera termica, però questa telecamera appunto non diede nessun risultato. Quindi il caso si bloccò nuovamente in attesa che qualcuno vicino alla situazione muovesse le indagini. Nel frattempo le tensioni tra Herb e Julie aumentarono e il 24 giugno 1996 Julie invitò Mary Wilson a Fox Hollow Farm con il suo team, però erano lì per discutere su qualcos'altro, sul fatto che Julie e suo figlio appunto avevano scoperto 1 anno e mezzo prima il famoso teschio, no? Se vi ricordate, ve ne avevo già parlato anche nella prima parte. E la domanda principale appunto era perché Julie non aveva contattato prima la polizia, perché comunque all'epoca aveva creduto suo marito. E dopo il confronto con Mary Wilson, 7 mesi prima, appunto, i sospetti per Julie cominciavano a farsi strada. Infatti la ragione che la spinse a chiamare ora il Mary Wilson, gli investigatori, era perché voleva avere indietro suo figlio. Suo figlio Eric era insieme ad Herb. Se vi ricordate, vi avevo detto che Herb era andato a fare una sorta di gita alla casa sul lago con il figlio Eric. Da lì quindi Julie diede il permesso di entrare a Fox Hollow Farm e ovviamente si trovarono di fronte a migliaia e migliaia di ossa, teschi, denti, di tutto di più, ovviamente umani. Infatti il passo successivo sarebbe stato appunto quello di blindare la scena, portare via Julie e i figli, ma ovviamente la contea di Hamilton decise di procedere con cautela. Praticamente se la sono presi comoda, quindi avevano permesso a Giulia e ai figli di rimanere sulla scena del crimine, cioè in quella casa. Quindi qualsiasi persona poteva comunque nascondere oppure omettere tutte quelle indagini. E lo stesso giorno della perquisizione uno degli investigatori nota le TV vicino alla piscina e nota anche un'uscita d'aria sospetta sopra l'area, perfetta per nasconderci una telecamera. Inizia quindi a fare domande a Julie. Appunto ipotizzano che quella ventola, quella fessura, serviva a filmare attività illecite. Julie confermò che Herb teneva un armadio pieno di videocassette e lei stessa conduce poi gli investigatori in una zona delle piscine dove secondo Julie Herb conservava centinaia di cassette, ma l'armadio era vuoto, erano state sicuramente portate via da Herb e solo a quel punto ci sarebbero stati tutti i motivi per arrestarlo o interrogarlo immediatamente. Ma il timing perfetto arriva in modo diverso. Julie aveva invitato la polizia principalmente per riavere suo figlio Eric. Le viene appunto detto che serviva un ordine del tribunale, così il 25 giugno, lo stesso giorno della perquisizione, Julie, grazie a Dio, ottenne un ordine di custodia d'emergenza. La polizia si recò alla casa sul lago e qua c'è da ridere, ragazzi, perché la polizia si recò alla casa sul lago, recuperano Eric e lo riportano a Julie. Però fate attenzione, Herb rimane al lago. Cioè, praticamente hanno lasciato quest'uomo, nonostante fosse sospettato di tutte quelle scomparse, e in più erano state comunque trovate delle ossa dietro casa sua. Loro che hanno fatto? Hanno deciso di recuperare solo il figlio Eric e portarlo indietro a sua madre, ma di lasciare Herb lì da solo, cioè libero tra l'altro. Perché questo? Perché non c'erano abbastanza prove per arrestarlo o interrogarlo e non veniva neanche sorvegliato. Erano convinti che Herb non sarebbe mai fuggito. Cioè erano proprio convinti, si fidavano di questo uomo. Quando poi si resero conto che i corpi trovati e Herb erano comunque collegati tra di loro, ovviamente Herb diventò impossibile da rintracciare. Non fu mai più rintracciato. Provarono a trovarlo il giorno seguente senza successo. Un'intera notte di sorveglianza sarebbe bastata a impedirgli di sparire. Eppure Herb fugge con le cassette,
le videocassette, che poi ovviamente non sono state mai più ritrovate quelle videocassette. E chissà cosa c'erano su quelle videocassette. Nel frattempo, Julie ed Eric vengono intervistati separatamente, svelando le dinamiche reali tra Herb e Julie. Era più un rapporto d'affari che romantico. Infatti, un ex dipendente di Herb rimase sorpreso nello scoprire che erano comunque una coppia. Cioè, si pensava che fossero più colleghi. Quindi, ritornando a Herb appunto tenta di fuggire in Canada. Il 29 giugno viene anche avvistato a Fayetteville, Michigan. Il giorno successivo a Port Huron. Infine raggiunse Sarnia, Ontario, al confine canadese. Per 4 giorni le sue azioni restano avvolte nel mistero. Il 4 luglio arriva la scoperta definitiva. Herb appunto viene trovato morto in Canada con un foro di proiettili in fronte. La notizia travolse Julie, che crollò emotivamente davanti ai figli in una scena straziante. Ma il mistero non finisce qui. Al momento del ritrovamento le circostanze sono inquietanti e inspiegabili. Nessuna arma è rivenuta sulla scena. So where's the gun? I was there. I'm standing over the body. There's no gun there. Trust me, I had a really good look around. There was no gun there. La disposizione del corpo sembra un rituale, sabbia e uccelli morti sistemati attorno in maniera enigmatica. Il tappeto dell'auto era stato rimosso, suggerendo un possibile tentativo di occultare le prove. Una nota di 3 pagine indirizzata alle autorità canadesi parlava della famiglia e degli affari di Herb, senza alcun riferimento alle vittime o ai crimini commessi. Molti dettagli rimangono irrisolti: il tappeto strappato, l'assenza della pistola, le videocassette scomparse. Per gli investigatori senza prove sufficienti non fu possibile procedere a un'accusa formale, lasciando gran parte della verità sui crimini di Herb irrisolta e avvolta nel mistero. Con la morte di Herb, gran parte dello slancio investigativo si spense. Julie e i figli tornarono nella vecchia casa e cominciarono una nuova vita, riprendendo il cognome da nubile, Seder. La polizia continuò comunque a identificare i resti trovati nel cortile, anche se con il tempo il processo fu interrotto, le interviste e le dichiarazioni proseguirono, tra cui quella di John Eckloff, l'avvocato di Herb, che aveva contattato le autorità subito dopo la prima intervista a Julie, nel novembre del 1995, perché temeva per la sicurezza di Herb, anche se lo stesso Herb sosteneva che la vera minaccia veniva da qualcun altro. Dopo la morte di Herb, Eckloff, il suo avvocato, fornì ulteriori dettagli alla polizia. Herb temeva Mark Goodyear. In una chiamata del 29 novembre parlò di una nota per la moglie nascosta dietro una foto dei figli e di informazioni custodite sopra gli armadietti del suo negozio, riguardanti sempre Goodyear. Nulla di tutto ciò fu mai recuperato. Se Herb conservava informazioni su Goodyear, ci si chiede quale fosse la loro reale rilevanza, se Mark fosse stato solo un sopravvissuto. Questo fu il primo segnale per le autorità di Hamilton che Goodyear poteva essere stato più di un semplice testimone. Qualche mese dopo, nell'ottobre successivo, la polizia intervistò John Fullman, che raccontò di un episodio, fate attenzione, del 4 luglio 1993. Fu portato a Fox Hollow Farm e testimoni di eventi strani. La sua esperienza ricordava quella di Goodyear, ma con una differenza chiave. L'uomo che lo accompagnava era un giovane di circa 25-26 anni, alto circa 6 piedi, alto e capelli castani, senza baffi. Herb all'epoca aveva 46 anni. Fullman indicò che il suo accompagnatore si chiamava Michael o Mark, ma la polizia non gli mostrò mai le foto di Goodyear. Fulham non è più vivo, lasciando la sua testimonianza incompleta. 4 mesi più tardi, l'eroe Bray raccontò di essere stato a Fox Hollow Farm per quella che credeva una festa a sorpresa. Dopo aver bevuto, si trovò a osservare un omicidio. Un uomo in impermeabile e maschera sparò a un altro uomo, mentre 2 giovani lo trattenevano. Uno dei 2, secondo Bray, era Mark Goodyear. He's saying that you were present for a murder. Okay, what year is he talking about? 95? So why do you suppose I was never arrested then? No, I'm not saying I think you're involved.
Oh no, I'm asking you though, if there was these people that were saying that I was, people that I know that were saying that I was, then why wasn't I I don't arrested? think that they had, clearly they didn't have any evidence. Era il 1995, nonostante questa testimonianza, Goodyear non fu mai arrestato. Le prove concrete mancavano e molti testimoni chiavi erano ormai deceduti. Solo nel 1995 Goodyear fornì informazioni cruciali su Herb che portarono al crollo del sospettato, ma non agì da solo. Tutti gli eventi indicano l'esistenza di una rete di complici capaci di ostacolare le indagini per decenni. A Fox Hollow Farm furono trovati oltre 10.000 frammenti ossei, ma i teschi mancavano. E solo col tempo furono identificati alcuni nomi. La polizia e gli investigatori esterni, comunque impegnati a collegare i delitti in Indiana, furono comunque spesso ostacolati. Campioni di prova sparivano, impronte non riuscivano a essere prelevate e persino i resti di Herb furono cremati più volte, rischiando di eliminare l'unico legame fisico con i crimini. Solo il confronto minuzioso di foto e dettagli permise di confermare alcune vittime. Nel frattempo, Mark Goodyear iniziò a comparire in programmi televisivi con la schiena alla telecamera, raccontando il suo coinvolgimento con Herb e affermando di aver appreso da lui che aveva ucciso tra le 50 e le 60 persone. Solo dopo la morte dei principali complici e testimoni, Goodyear si sentì appunto sicuro di rivelare la propria storia pubblicamente. I dettagli emersi suggeriscono che Fox Hollow Farm non fosse solo un luogo di omicidi, ma forse anche il teatro di rituali oscuri legati a un gruppo locale potente, in grado di fermare le indagini per decenni. A partire dal 2022, il nuovo coroner Jeff Jellison ha rilanciato l'iniziativa di identificare i resti di Fox Hollow Farm, riportando il caso sotto i riflettori dopo più di 25 anni. Documentari e programmi hanno iniziato a ricostruire la storia, rivelando collegamenti inediti tra Herb e Goodyear e i 50 omicidi o di più rimasti fino ad allora nell'ombra. Cari amici del Paragram, questo è tutto ciò che ho trovato per quanto riguarda la seconda parte di questo caso, Fox Hollow Farm. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ovviamente è un caso molto complesso, spero di aver rispettato la cronologia degli eventi, un caso molto lungo. In caso siate confusi su qualcosa, fatemelo sapere, risponderò molto volentieri alle vostre domande. E volevo aggiungere anche un'altra cosa. Herb poteva essere fermato? Sì, poteva essere assolutamente fermato, ma non è stato fatto. Anzi, aggiungo anche questa cosa che forse non l'ho aggiunta. Herb in Canada era stato già fermato una notte. Perché? Perché dormiva nell'auto, stava dormendo nella sua auto, quindi era in un punto dove non si poteva dormire. Anche se eri in macchina, non potevi sostare, non potevi dormire in macchina, quindi era stato fermato dalla polizia e la polizia appunto si rese conto che dietro c'era una come si dice? Faccio confusione con l'inglese e l'italiano, perdonatemi. C'era una scatola box pieno di videocassette, però anche lì comunque non era stato fermato, gli era stato semplicemente detto di andare via. E questa cosa non quadra, ovviamente, non quadra assolutamente. Quindi poteva essere fermato? Sì, poteva essere fermato, ma non è stato fatto. La polizia se ne è totalmente fregata. Non si è presa, secondo me, la responsabilità di fermarlo, nonostante comunque c'erano tantissime prove che lo accusavano comunque di qualcosa. Ciò significa che c'era qualcosa di molto più potente che non permetteva alla polizia di andare oltre.
di non fermarlo, anche perché veniva visto come il padre perfetto, il marito perfetto, il marito con la famiglia, i figli, quindi era impossibile pensare che quest'uomo andasse nei locali gay. E anche, infatti, è stato detto più volte a Mark Goodyear di lasciarlo in pace, perché è un uomo rispettabile, è un uomo d'affari, è un uomo con una famiglia, quindi lascialo perdere. Mark Goodyear ha tentato in tutti i modi di accusarlo, di far sapere comunque che era il principale sospettato, il principale assassino di tutte quelle scomparse, però tante cose anche non coincidono con quello che Mark Goodyear disse all'epoca e dice adesso in questo ultimo documentario. Lui sa tantissime cose, se vi capita magari di guardare il documentario, fatelo, perché è una cosa impressionante per come parla, è anche molto teatrale. Sicuramente sa più di quello che noi non sappiamo, questo è poco ma sicuro. Nulla ragazzi, questo è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao. Oops. I told the police that he attacked me. He didn't attack me. Nothing like that. He had the vacuum hose to the pool, and he just, like a hula hoop, that way, and just gently touched my throat with it. Okay? And then he took it away. We'll save that for another damn show. How about that? I'm not trying to do 25, okay? Yes. I can tell you at the end of his life, his fingers were round and swollen as sausages. There's no way he could have pulled that trigger.